Ciao ragazzi e bentornati su Miniatures of Death. Su questo canale ci divertiamo insieme ad imparare come dipingere miniature. Nelle scorse settimane ho acquistato Warhammer 40.000 Indomitus da un negozio di Brescia che si chiama Ars Manufactoria, che sicuramente conoscerai, e se non lo conosci valla a cercare subito su Google. Adesso! Insieme ad Ars abbiamo deciso di realizzare questo video e nonostante fosse il primo acquisto che abbiamo fatto da loro, per questo li voglio ringraziare per la disponibilità, la serietà e la fiducia dimostrata. Ho detto abbiamo perché i soldini per la scatola ce li ha messi il mio amico Fulvio, con cui ho diviso le miniature. A lui Marine, a me Necron. Dov'è la fregatura ti starai chiedendo? Vuole che gli dipinga tutte le miniature come il Dark Angels. Caro amico Fulvio, sappi che non vedrai mai le tue miniature finite. A parte questo, nei giorni scorsi ho dipinto il Royal Warden e quindi oggi più in generale vediamo come dipingere i Necron dopo la sigla. Questo video è realizzato in collaborazione con Ars Manufactoria, Modellismo e Wargames. I Necron sono attualmente la razza più antica dell'universo di Warhammer 40.000. Conosciuti inizialmente come Necrontyr, la loro è una storia triste fatta di tradimenti, sofferenza e schiavitù. Furono ingannati dagli C'tan durante la guerra contro gli Antichi, la cosiddetta guerra nei cieli, e costretti a vivere in corpi di metallo vivente, per poi finire in un lungo sonno di 60.000 anni, prima del loro risveglio nel XXI secolo. Le miniature dei Necron possono risultare molto difficili da dipingere se si inizia a dare peso a riflessi, oggetti che producono luce e sfumature varie. Ma con un buon metallizzato, i giusti wash e un po' di dry brush si può ottenere comunque un risultato discreto e presentabile sul campo di gioco senza troppo sforzo. Noi però oggi vedremo un approccio un po' avanzato, lavorando velocemente su una base ad aerografo e meno velocemente con il glazing, cercando come sempre di rendere il tutto abbastanza facile per tutti. Quando ho iniziato a registrare questo video avevo già montato ed imbasettato il nostro Royal Warden, usando una semplice colla vinilica e due spolverate di sabbia, prima grana grossa e poi fine. Ho deciso di dare i colori di base con l'aerografo, un po' come fatto per il Marine dei Blood Angels, di cui trovi il video qui in alto a destra. Ho quindi dato il primer nero di fondo, per poi giocare con due tonalità di argento metallizzato, una scura e una chiara, date dal basso e dall'alto per diversificare le tonalità. Scure in basso e chiare dall'alto. Ho utilizzato rispettivamente due colori di The Army Painter, Gunmetal e Plate Mail Metal. Se non hai un aerografo, non preoccuparti, puoi ottenere lo stesso effetto usando il pennello, stendendo il gunmetal nelle parti meno esposte alla luce e di conseguenza il plate mail metal nelle parti più illuminate. Potrebbe anche essere un'ottima occasione per far pratica con del wet blending. Preparata la base di colore, ho ripassato alcune aree in nero. Mi sono concentrato sulle parti più sottili del Royal Warden, come gli stinchi, gli avambracci e le ginocchia, ma anche alcune parti dell'arma.
Ho usato poi dei Wizard Orb, a cui ho aggiunto una punta di Matte Black ed una di Crystal Blue, in modo da avere un verde scuro e freddo di fondo per tutte le parti che intendevo dipingere di verde, come parte dell'armatura e dell'arma, ma anche i vari tubi, gli occhi e quella roba lì ad esagoni che pende, non so come si chiama. Con del dark tone, un wash nero, ho continuato ad accentuare le ombre già delineate con l'aerografo. Per concludere le parti in metallo ho dato una mano di highlight con dello Shining Silver, con un pennello molto sottile, per andare ad illuminare i bordi e le parti più piccole esposte alla luce.
Ecco, qua devo farti le mie scuse. Purtroppo le riprese di questa parte del video non sono venute bene, ho fatto un mero errore tecnico e quindi ho dovuto ripetere questa parte utilizzando un'altra miniatura, l'Overlord. Per questo piccolo passaggio quindi vedrai un'altra miniatura, l'Overlord appunto, e poi torneremo al nostro Royal Warden. Torniamo al video. Con del Wizardor puro ho effettuato un highlight a tutte le parti della miniatura a cui avevo dato la base di verde, con particolare attenzione alle decorazioni sul petto, dove ho cercato di raccogliere la luce nella parte centrale delle due laterali e sulla parte in alto della zona esagonale. È arrivato il momento di lavorare con la tecnica del glazing per accentuare gli effetti di luce. Il glazing è una tecnica che ti richiede molta pazienza, consiste nel diluire molto il colore ed applicarne molti strati, al fine di creare graduazioni di colore che portino ad un colore più acceso e vivido. In questo caso, partendo dal Wizard Orb appena applicato, useremo del Jungle Green come primo glaze, per poi passare al Moon Dust, un giallo molto più chiaro. Per questa parte di video ho usato pochi tagli cercando di lasciarti vedere tutto il processo, in modo da comprendere come funziona questa tecnica. Come vedi passo più e più volte sullo stesso punto con il colore molto diluito e il pennello poco carico. Ad ogni passaggio cerco di ridurre l'area dove risiede il colore, al fine di concentrarlo dove voglio che la miniatura sia più luminosa.
Il Moondust è un colore molto chiaro, a questo punto mi servirà solo per creare dei punti di luce più esterni, in aree della miniatura molto ridotte. Terminato con il glazing alle parti verdi del nostro Necron Royal Warden, ho usato del Necromancer Clock per dare luce alle parti che prima avevo riportato in nero dopo l'uso dell'aerografo. Nel farlo ho gradualmente aggiunto dell'ash grey molto più chiaro al fine di creare una specie di effetto non metallic metal. Anche qui, lavorando con i grigi, l'obiettivo è colorare quelle aree che sono più esposte alla luce. Prima va quindi compreso come questa va a battere sulle forme della miniatura ed usare il colore solo in quelle zone. A riguardo puoi rivedere il mio vecchio video su come dipingere Megan di Zombicide che spiega bene questo processo, lo trovi qui in alto a destra.
Per concludere il nostro Necron ho dipinto la lama baionetta con la stessa triade di colori di Army Painter usata prima. Di diverso rispetto ai tubi o all'armatura ad esempio è che ho accentuato di più l'edge highlighting con il jungle green e il moon dust. Ho poi finito la miniatura colorandone anche la base. Per lo schema di colori di questo video ho preso ispirazione dalle foto che trovi su Instagram di Darren Latan, uno degli artisti più bravi che ho scoperto su internet, e ti consiglio di andarla a vedere. Detto questo, come sempre, se non l'hai già fatto iscriviti al canale, metti un like, lascia un commento per farmi sapere cosa ne pensi e che cosa vuoi vedere nei prossimi video, e noi ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi!